tutte quelle dicerie, o meglio, più che dicerie, tutte quelle domande assurde fatte sulla morte, e sono domande che sono state raccolte dai vari motori di ricerca e sono praticamente le domande che fanno gli italiani sulla morte, quindi un video un po' diverso, un video che ironizza su un argomento di cui abbiamo tutti tantissima paura. Quindi da un lato la parte ironica, perché ci saranno le domande e io risponderò, quindi riflessioni sulle domande che magari anche tu hai fatto a questi motori di ricerca, che ironizzando sulla questione della morte ci fanno avvicinare un po' di più a questo argomento che è assolutamente super pauroso, paura. Iniziamo con la prima domanda. La prima domanda chiede: è vero che non si possono toccare i morti ora? Non è che non li puoi toccare, secondo me li dovresti toccare, perché il discorso è che fa paura, perché non siamo abituati, perché il corpo è qualcosa di freddo, perché non c'è reazione, perché fa paura abbracciare, o più che abbracciare, toccare il corpo fisico di una persona che abbiamo sempre visto in vita. Il punto è che se non lo fai in quel momento, dopo che hanno o incenerito il defunto o sotterrato, messo nella terra, non lo potrai più fare. Quindi è vero che non si possono toccare i morti? La risposta è nine. Seconda domanda: perché si copre il viso ai morti ora? Che mi risulti, almeno nella nostra società occidentale cristiano-cattolica, non si coprono i visi dei morti, anzi è l'esatto opposto. Sia per gli uomini che per le donne c'è una cura attenta al viso, quindi gli uomini vengono sbarbati, gli viene dato dopo barba, le donne vengono molto spesso anche truccate. Poi ovviamente dipende dall'età, dipende dalle abitudini della persona, e quindi spesso chi fa questo lavoro si confronta con la famiglia, ma cioè il viso coperto, dai, no, per favore. Perché si apre la bocca ai morti? Anche qui società occidentale, società nella maggioranza dei casi cristiano-cattolica, non si lascia aperta la bocca. Mi viene da dire che si faceva probabilmente con gli imperatori o con i faraoni. No, perché nel momento in cui tu saluti il defunto deve assomigliare il più possibile a quello che era in vita. E quindi immaginati tu, se ci fossi tu in quella camera mortuaria con la bocca aperta. È una posizione assolutamente naturale, quindi anche in questo caso la risposta è no. Altra domanda: è vero che non te ne accorgi quando i tuoi cari o i defunti stanno per diventare tali? Ovviamente in questo caso si parla di persone che hanno una malattia a lungodegenza, e anche in questo caso la risposta è no, non è vero. Su questo specifico argomento ho fatto un video e te lo lascio sia qui che in descrizione, perché nel momento in cui il futuro defunto inizia il suo viaggio è sia in questa dimensione terrena, sia con un piede o parte dell'anima dall'altra parte. Quindi hanno una modalità di comunicare, di osservare, di muoversi completamente diversa, e questo e altri dettagli invece ti fanno proprio capire quando la persona sta per lasciare questa dimensione fisica. Altra domanda: perché i morti si lasciano soli a mezzanotte, dopo mezzanotte, stile Cinderella, Cenerentola? Anche no, e anche in questo caso la risposta è assolutamente no. C'è un motivo per cui questi italiani hanno fatto questa domanda. Per chi decide di tenere il defunto nella camera mortuaria, che quindi è sempre nei pressi degli ospedali, anche in questo caso c'è un'inversione di tendenza con la quale mi trovo assolutamente d'accordo, anche se è molto difficile come scelta quello di tenere il defunto in casa. Si può fare, solo che questo sì che fa tantissima paura. Ora, i morti non è che si devono lasciare da soli dopo mezzanotte, ma le
camere mortuarie nella maggior parte dei casi chiudono o alle 10 o a mezzanotte, dipende dalle regole dell'ospedale, dipende dalla stagione nella quale succede, quindi rimangono da soli perché la camera mortuaria chiude. Se invece li tieni in casa vedrai che non rimangono da soli. Cosa non mettere nella bara? Ora, qui non c'è la risposta no, ma la domanda è al contrario quella che ci dovremmo fare, si dovrebbe fare, ovvero che cosa metti nella bara. Allora, di solito le persone anziane nell'arco della loro vita lanciano diversi semi, lo dicono ovviamente in forma di scherzo. Succede anche che tra i giovani magari si dice: quando sarò nella tomba vorrò assolutamente uno dei miei libri, e magari dice anche il titolo, quindi ricordarsi che cosa ha detto il defunto che voleva nella tomba. Poi ovviamente i familiari ci possono mettere del loro, i familiari o i compagni e le compagne ci possono mettere del loro, quindi si può mettere un rosario, si può mettere una foto di famiglia, si può mettere un cristallo, si possono mettere tantissime cose per fare in modo che, se parliamo dell'invisibile, del mondo invisibile, che il caro defunto abbia un passaggio, un viaggio più lieve, ed è anche un modo, un simbolismo, una similitudine di essere noi, tra virgolette, con loro, non nella tomba ovviamente, ma nel loro viaggio. Quindi queste sono solo alcune delle domande che ho trovato in questa statistica delle domande che fanno gli italiani sulla morte, che mi hanno lasciato veramente molto wow. Ti ho dimostrato in maniera veramente molto veloce che, a parte uno, che la domanda è al contrario, la risposta a tutte è no, l'esatto opposto. Io sono Nob, il mondo invisibile, e in questo canale ti porto alla scoperta appunto del mondo invisibile, quindi di tutte quelle conoscenze che sono state un po' messe all'angolo o che non sono state raccontate proprio come dovevano o dovrebbero, come fare l'amore divinamente, la divina mente, dove l'orgasmo, quello fisico, che al massimo proprio nei casi più wow dura qualche minuto, ecco, l'orgasmo divino è un'altra roba. Come concepire e rapportarti con il concetto di morte, perché quando lo capisci veramente ti svolta la vita e smetti di farti 3500 pippe mentali e non solo. Come aumentare la tua consapevolezza. Quindi se questo video è stato per te interessante, puoi commentare, puoi ovviamente condividere, puoi iscriverti allo channel, che siamo quasi arrivati ai 100 video. 100 come diceva la grandissima Iva Zanicchi. Su un altro mito da sfatare o una conoscenza vera più che da sfatare, da mettere sul tavolo apparecchiato, sempre relativa alla morte, è quella di come ti dovresti vestire a un funerale, sia che sia di un conoscente, sia che sia di un tuo caro, e non è assolutamente il colore nero. Immaginati tu se ti vedessi dall'alto, se vedessi dall'alto, una volta che sarai nell'alto e nell'altra dimensione, già non capisci bene dove sei. Immaginati tu se vedessi tutta la chiesa, la platea, il cimitero, qualsiasi posto di persone vestite di nero. Prova a sentire cosa sentiresti tu, che non sei più fisico e che stai ascendendo a qualcos'altro, che sei già stordito di tuo a vedere tutta sta marasma di persone vestite di nero. E sull'importanza del vestirsi di bianco, e aiuta questa cosa sia il defunto, sia te, sia tutta la platea, il plateau di gente che c'è al funerale, ti lascio un video